Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni di aprile. Vi ricordo che sono tendenze energetiche generali, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione trovate la mia mail, nel caso abbiate bisogno di contattarmi, e un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Bene. Mostrami, Ariete, tendenze energetiche generali per la prima metà di aprile 2022. Grazie. Abbiamo la forza. Cari amici dell'Ariete, la forza parla di quello che è la volontà, la forza di volontà, la capacità per certi versi di quello che è, è l'esercitare, se vogliamo così, un forte autocontrollo o una capacità di controllo su quello che sono, se vogliamo, anche un po' gli istinti, gli impulsi. La forza mi parla anche di quello che è un bambino interiore, di una rinnovata forza ritrovata o di un coraggio. Andiamo a vedere che cosa vi dicono gli oracoli. Abbiamo, secondo le regole e tra due mondi. Bene, allora, il secondo le regole è un po' una carta che esprime, è disegnata con degli elefanti, quindi è un po' come se dicesse le cose hanno il proprio susseguirsi, ci sono delle regole della vita o le regole, se vogliamo, anche proprio dell'universo, che vanno rispettate. Ci sono delle priorità, diciamo così, che vanno messe davanti rispetto ad altre, no? Comunque si parla di quello che è un andare avanti, okay, mentre la carta dei 2 mondi, la prima carta è un 11, la seconda è un 3, magari vi può essere utile. La carta tra i 2 mondi può rappresentare il fatto che siate tra 2 mondi a livello fisico o a livello interiore, nel senso che state, diciamo così, affrontando quello che è una trasformazione. Probabilmente sarà un periodo, quello, della prima parte di aprile, dove, lavorerete sulla vostra forza di volontà, su quello che è giusto per voi, insomma. E avendo la carta del tra 2 mondi, è come se ci fosse una sorta di trasformazione, okay? Andiamo a vedere nello specifico che cosa dicono i tarocchi. Okay, allora abbiamo un re di pentacoli, cavaliere di pentacoli, la ruota della fortuna, un re di bastoni, un cavaliere di coppa al contrario. Direi che ci sono un sacco di figure a vedere così di primo acchito la lettura. Qualche figura tipo il re di pentacoli potrebbe far riferimento, a quello che è o una situazione, diciamo con una certa stabilità, oppure potrebbe far riferimento a quello che è una vostra stabilità in senso personale, o magari per qualcuno fa riferimento a quello che è una persona, magari un padre o un consulente finanziario, nel caso per voi fosse per esempio una lettura che vibrasse, per il lavoro. È una persona comunque, diciamo così, di un certo tipo di potere, con un certo tipo di influenza, ehm che in qualche modo è intorno a voi. Il cavaliere di pentacoli potrebbe rappresentare una sorta di energia che va avanti in modo molto lento, quando invece magari voi vorreste questo cambio, se vogliamo, drastico, vorreste trovare magari il coraggio tutto in una volta, se vogliamo, di cambiare questi 2 mondi di cui si parlava qui, okay? Volete un cambio, sento che avete bisogno di un cambio e abbiamo un re di bastoni. Per qualcuno si potrebbe, trattare di quello che è il vostro tipo di personalità, quindi una sorta di trasformazione, nel senso che, magari vi sentite, in questo momento, molto concreti, molto diciamo,
il vostro lato materiale, se vogliamo, della vita è stabile, è appagante, ma quello che vi manca è un po' di passione, è diciamo così quello che vi fa battere il cuore. Oppure se questa persona potesse rappresentare scusate, se questa carta potesse rappresentare una persona per voi, questa potrebbe essere un'altra persona. Quindi magari sono 2 figure, cioè che entrano così nella vostra vita. Il cavaliere di coppe al contrario mi fa pensare che abbiate stiate aspettando o abbiate comunque, come dire, la sensazione che ci sia qualcuno che abbia voglia di farvi un'offerta, ma in realtà, quest'offerta che voi state aspettando non arriva. È un po' come se il discorso del il secondo le regole, no, non so perché, ma, sento che è come se ci fosse una sorta di ehm, mi verrebbe da dire di compromesso da fare. E poi abbiamo il 2 di bastoni, al contrario, e terminiamo con un 4 di coppe. Quindi, ripeto, per qualcuno qui è come se si stesse aspettando un'offerta, magari le cose vanno avanti, ma non vanno avanti, diciamo così, al ritmo desiderato, mhmm, e questa sorta di attesa, se vogliamo, questa sorta di ritmo così lento nell'evoluzione di questa situazione o di questa, relazione fa sì che siate un po' così. Vedo che, diciamo, verso metà aprile, verso la fine di questo periodo della lettura, sarete un po' così come il 4 di coppe, no, nel senso che sarete talmente, sento concentrati verso quello che non riuscite a ehm, è come se non riusciste a darvi una possibilità. È come se, non vedeste un futuro, non vedeste quello che in realtà vi sta circondando, perché sento che ci sono comunque delle opportunità. Voi state facendo come un passaggio con questa carta del tra 2 mondi. Andiamo a vedere nello specifico. Spiegatemi il Re di Pentacoli per piacere, grazie. Abbiamo un 4 di spade e un 8 di spade al contrario. Qualcuno, si è ristrutturato, mi verrebbe da dire, nel senso che ha trovato quello che è la forza di cui mi parla questo Re di Pentacoli. Il 4 di spade fa riferimento comunque a quello che è un periodo di autoguarigione, okay, e in effetti abbiamo anche l'otto di spade, scusate, al contrario, e, sento che per qualcuno è finito il periodo del, farsi sensi di colpa, del mettersi sempre in discussione. È come se si fosse fatto proprio quello che è un lavoro di sul primo chakra, mi verrebbe da dire, sul "io sono, io ho diritto, io valgo questo", come se ci fosse stato una sorta di lavoro sull'autoconsapevolezza e sull'autovalorizzazione. Spiegatemi il cavaliere di denari per piacere, grazie. Abbiamo un re di coppe, un re di coppe, un asso di denari al contrario e un imperatore al contrario. Mhmm, è come se le cose allora perché con, il re di coppe, per certi versi il re di coppe rappresenta, come vi dicevo anche qui, quello che è un guaritore, quello che è un profondo contatto con le proprie emozioni, okay, ehm, si parla proprio di quello che è una sorta di per qualcuno potrebbe rappresentare un padre, mi dicono. Però ecco, abbiamo un asso di pentacoli al contrario e comunque anche un imperatore al contrario. Quindi è come se ci fo o magari c'è qualcuno che è contro questo vostro nuovo inizio, contro quello che potrebbe essere il cambiamento, ed è per quello comunque che voi siete così, diciamo, lenti nel progredire, lenti nell'iniziare questa nuova, cioè è come se vedeste che questa nuova strada non inizia per certi versi, non avete il benestare di qualche persona di tipo influente, credo. Okay, andiamo a vedere, la ruota della fortuna. Wow, tantissime carte. 9 di pentacoli al contrario, l'eremita al contrario, forza al contrario, ed era già uscita qui, la regina di pentacoli al contrario e il 9 di
Spade al contrario. Allora, sento che c'è qualcuno qui che, per certi versi vorrebbe intraprendere la propria strada da solo o da sola. Perché è come se ci fosse una sorta di dipendenza con qualcuno, potrebbe essere una dipendenza economica, nel senso che magari, state iniziando un nuovo progetto per esempio e non riuscite a farlo andare avanti come vorreste, in effetti qui vediamo un po' di lentezza, e quindi non siete ancora, diciamo così, in quello che è il vostro pieno potere personale a livello decisionale, perché giustamente dovendo dipendere ancora da qualcuno. Sento che vi manca proprio ancora la forza, la determinazione, la capacità, se vogliamo anche, un po', di rendervi conto di come meglio gestire, le vostre questioni pratiche sento. Comunque avete un 9 di spade al contrario. Sento che i pensieri, come vi dicevo qui, questi pensieri iniziano a dissiparsi, come se iniziaste a vedere la luce in fondo al tunnel. Andiamo a vedere questo re di bastoni, perché potrebbe anche essere un'altra persona a questo punto intorno a voi che magari, non vi dà la sua approvazione. Abbiamo un 4 di pentacoli al contrario, vediamo che altro, e un 6 di bastoni. Mhmm, per qualcuno fa riferimento a quello che mi parlano di questione personale, come se tutta questa faccenda fosse una cosa molto a livello personale, okay, è come se per qualcuno ci fosse una questione di principio, vi state attaccando a quello che è la vittoria, una sorta di vittoria. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe al contrario. 5 di denari. Sì, qualcuno è rimasto deluso, perché non è arrivata quel tipo di offerta o quel tipo di proposta, o perché magari, come vi dicevo qui, le cose non si sono mosse, non sono iniziate come si sperava. E un 10 di spade, quindi sento che questa cosa vi ha fatto star male, ecco. Però probabilmente il fatto che ci sia questa carta del secondo le regole è perché, se, qualche cosa non arriva nella vita, anche se ci mettiamo tutto l'impegno, che vogliamo, certe cose non arrivano per uno scopo, c'è sempre un disegno divino più alto, no, molte volte è perché ci sono delle credenze limitanti, altre volte è perché proprio non è ancora ora, diciamo. Vi faccio notare che, secondo me per qualcuno il numero 11 è molto importante perché è uscito sia qui, che in questo mazzo la carta della forza è il numero 11, mentre il giudizio è il numero 8. In diversi mazzi sono, interscambiate queste 2 carte, però ecco mi è caduto l'occhio proprio su questo doppio 11, quindi, sicuramente per qualcuno questo trasformazione, questo cambio è una sorta di iniziazione. Andiamo a vedere il 2 di bastoni al contrario. 6 di coppe, wow! E la stella, qui c'è proprio un sogno che si vuole avverare. C'è una forte speranza di raggiungere qualcosa, di raggiungere questa ruota della fortuna, mi verrebbe a dire, che potrebbe essere l'indipendenza, potrebbe essere il fatto di trovare la forza, appunto, trovare il coraggio di andare avanti per quello che sono i propri sogni. E per qualcuno sono sogni veramente di infanzia, sono sogni di lunga data, direi. Qualcuno ha proprio si vede che questa delusione è stata molto profonda e ha un po' perso le speranze, Andiamo a vedere il 4 di coppe per piacere, grazie. Okay. Abbiamo un 3 di bastoni al contrario, la carta del carro, l'appeso al contrario e il 2 di pentacoli. Beh, ma sento che è solo allora questo momento così di impasse, diciamo così, è solo perché,
c'è questa diciamo così, di perdita delle speranze per qualcuno è solo perché per come si sono sviluppate le cose, o per come si stanno sviluppando le cose, non si vede tanto quello che è una prospettiva futura. Però io vi dico che avete la carta del carro, qui si tratta di dare una direzione o guardate cambiare direzione. Cioè magari c'è un qualche piccola correzione al vostro progetto, alla vostra attitudine, magari all'interno di questa relazione o di questo appunto situazione, dove cambiando una piccola cosa, un piccolo particolare, si arriva a quello che è lo sblocco di cui mi parla l'appeso e la capacità di gestire 2 situazioni in modo cioè, magari magari non proprio in modo comodo, ecco, però ce la si fa, mh? L'importante poi alla fine è quello, io credo, no? Bene, visto che, molti mi chiedono, notizie, diciamo così, sul flusso economico, voglio andare ad estrarre, qualche carta per vedere se vi posso dare qualche input, diciamo così, sul vostro flusso finanziario in questo periodo, okay? Andiamo a vedere il flusso finanziario dell'Ariete, per piacere, grazie. L'esistenza, la creatività, il fulmine e il sogno, un'altra volta 6 di coppe. Allora, innanzitutto vorrei farvi presente che sono 3 arcani maggiori su 4 carte, quindi voglio dire, l'esistenza dell'arcano maggiore del mago parla di quello che è un inizio, parla di quello che è la ruota della fortuna qui, questo nuovo inizio dell'asso di denari capovolto qui. Quindi c'è comunque un qualche tipo di movimento, un qualche tipo di manifestazione, un qualche tipo di concretizzazione. L'imperatrice che è un 3, okay, che comunque avevate un 3 anche qui, ehm, mi parla di quello che è la creazione, mi parla di quello che è abbondanza, quindi qualche cosa sta cambiando. È vero che magari adesso non siete completamente ancora indipendenti, ma io sento che facendo i dovuti cambi, come vi consigliavano qui, c'è questo carro un po' da rivalutare, no, il fatto di capire dove andare, qual è la strada migliore. Mi parlano per chi avesse un lavoro online, mi parlano di selezionare il pubblico, okay, tipo, capite a che pubblico vi volete rivolgere. Poi da lì fate una struttura, diciamo così, di vendita, relazionata appunto al pubblico, al tipo di target che avete scelto. Solo così, è un po' che s come se dicessi cioè come si dice solo così riuscirai ad avere lo sblocco del dell'appeso, okay? Però comunque come vi dicevo, la carta della creatività parla di abbondanza, okay? Abbiamo anche la carta del fulmine, quindi c'è un qualche cosa, probabilmente, questo 5 di denari potrebbe avere a che fare perché può parlare alle volte di perdite finanziarie e avete anche un 10 di spade, quindi il fatto che non ci sia la proposta che vi aspettavate o il tipo di proposta magari sia inferiore alle vostre aspettative, vi crea comunque quello che è una delusione, magari perché vi propongono meno denaro di quello che in realtà voi volevate e quindi abbiamo anche questa torre, quindi probabilmente, qualche tipo di sicurezza potrebbe essere che vi crolli. Però è un po' come se le carte vi dicessero: per qualcuno è un ritorna al sogno originale. Mh? Perché probabilmente può anche essere che ci sia la necessità di trasformare qualche cosa, come vi dicevo, o probabilmente si è arrivati ad un punto dove, non si è più così fedeli a quello che era il sogno originale. Vi ricordo che anche qui avevate 2 carte che indicano il sogno, il 6 di coppe che è sempre questa carta qui, e anche la stella. Che parla anche di trovare la propria direzione, di trovare il nord, quindi per qualcuno fa riferimento al tornare un pochettino alle origini, no, per qualcun altro invece si parla proprio con questo carro di fare un lieve cambio di rotta o per qualcuno magari è un cambio di rotta completo.
Diciamo che sono 3 arcani maggiori, quindi, soprattutto il primo arcano e il secondo mi parlano di quello che è un'espansione, quindi c'è un aumento, diciamo, di quello che è il flusso economico in questo periodo, diciamo. O l perlomeno se non fosse ancora tangibile questo tipo di cambio, c'è la prospettiva, okay, perché ci sono le possibilità, ci sono le potenzialità, Però ecco, fate attenzione, dovete far cader qualcosa. La torre dice che o il fulmine dice che bisogna far cader qualche cosa. Guardate, ve le tiro su tutte così. C'è probabilmente qualche cosa o che non è più fedele al disegno originale o che, insomma, bisogna buttar giù qualche cosa per riuscire a realizzare il proprio sogno, okay? Bene, un ultimo messaggio da parte delle fatine. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like, potete iscrivervi, potete condividere e potete anche commentare. Bene, andiamo a vedere un ultimo messaggio da parte delle fate. Wow, tanti messaggi. Abbiamo interiorizzazione e sento un po' che qui c'è il bisogno di portare dentro, okay, portare dentro quello che è questo tipo di trasformazione di cui si parlava qui. Poi abbiamo disponibilità, essere disponibili tra 2 mondi, il cambiamento. Io sento molto forte il cambio di direzione qui. Può anche far riferimento a un cambio di zona di lavoro, a un cambio di abitazione, a un cambio di stile di relazione, però flessibilità mi verrebbe anche da dire. Poi abbiamo ascolto, quindi è importante ascoltare, gli altri, non tanto per rispondere, ma più che altro per imparare, per confrontarsi. E poi abbiamo buona volontà e qui è la carta della forza, la forza di volontà. Quindi, non so se si vede la fatina dal suo terzo occhio sta focalizzando l'energia su quello che vuole, okay? Cari amici dell'Ariete scusate, stesa interessante stesa interessante, cercate di capire quali sono i cambi utili da fare, che cosa dovete lasciare giù perché, diciamo questo tipo di trasformazione possa avvenire nel miglior modo possibile. Io vi ringrazio amici dell'Ariete per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao, ciao.